Ciao, siamo i bambini della quarta F della scuola di Nicola Sasso, a Vitorino del Greco. Oggi vi parliamo delle tradizioni alimentari delle nostre famiglie. Che ricetta della tradizione preparavate? Allora, insieme a mia zia, venerdì santo, prepariamo il casatiello. Mia zia va a comprare il pane lievitato in panetteria. Nel frattempo mio padre taglia il salame napoletano, la pancetta e grattugia il pecorino e il pepe. Poi mia zia mette la sugna nel rotolo e con il pane lievitato forma due rettangoli. Poi ci aggiunge il salame e la pancetta, il pecorino e il pepe. E poi mette il casatiello in una parte molto caldo e mette anche un panno molto caldo. Poi il giorno dopo, la mattina, toglie il casatiello e lo mette nel forno e aspetta 90 minuti e poi, quando è ben dorato, lo toglie. Ci racconti una tradizione alimentare della tua famiglia? Una tradizione alimentare della mia famiglia è che ogni domenica andiamo a casa di mia nonna e fa i gnocchi alla sorrentina. Si fa, prima di tutto devi fare l'impasto con patate, semola e anche farina. Poi devi cuocere la pasta, poi la devi scolare per togliere l'acqua e infine metti mozzarella, sugo, parmigiano e polpette. Che tradizione hai portato oggi della tua famiglia? Mio padre mi ha raccontato che durante la domenica portava gli amici e i parenti a casa della nonna. La nonna cucinava soprattutto una pasta a forno gratinata, molto buona, e anche un pezzo di carne con il latte. Tutti quanti eravamo molto felici di andare a casa della nonna. Te lo fa ancora papà? No, però vorrei che me lo facesse. Che ricetta di tradizione hai portato oggi? Ho portato il coniglio all'ischitana. Ho saputo che mia mamma lo cucina tutte le domeniche con la nonna e lo fa tagliando a pezzi il coniglio e poi schiaccia una testa d'aglio. Poi mette un pochino di cipolla e forma un sughetto. In questo sughetto praticamente ci immerge i pezzi di coniglio e non solo, infatti poi praticamente aggiunge un ingrediente segreto che è un fascetto pieno di aromi, ovvero timo, rosmarino e poi altri aromi. E dopo questo mangiamo il coniglio, ma non solo, e poi con questo sughetto condiamo anche la pasta. Questo coniglio lo cuciniamo tutte le domeniche, tranne quando parto verso mezzogiorno. Da grande ti piacerebbe fare questa ricetta? Ovvio, adoro le ricette della mia famiglia. Che tradizione alimentare vi tramandate nella vostra famiglia? Nella mia famiglia ci tramandiamo una razza molto importante, cioè che i miei nonni e a volte anch'io cuciniamo pomodori in barattolo, acciughe salate oppure e anche a melanzane sotto aceto. Alla fine dell'estate, alla fine delle vacanze, viene usato, i miei nonni comprano le materie prime e a Natale le regaliamo ai nostri parenti. In più, molto prima che nascessi io, la mia nonna, la mamma di mio nonno,
cucinava la polenta per tutto il rione e per la chiesa. Che tradizione hai portato della tua famiglia? Ho portato la pastiera. Mi ha raccontato la mia nonna che erano dei bei ricordi quando il periodo pasquale, quando si faceva la pastiera. Si svegliava la prima mattina e si chiamavano tutta la famiglia. Si preparava la farina, le uova, la scorzetta di arancia e gli aromi. Ti piacerebbe? E lo zucchero. Poi aiutavo anche io. E a volte i miei nonni mi urlavano quando facevo cadere le uova. Poi si mettevano in forno le pastiere e tutti stavano attenti se non si bruciavano. Ti piacerebbe prepararlo da grande? Sì. Hai portato della tua famiglia oggi? Ogni anno il 23 dicembre mia nonna prepara i tortellini. Una sua parente bolognese gli ha dato una ricetta e ogni anno il 25 dicembre li mangiamo tutti insieme. Ti piacerebbe farlo da grande? Sì. Che tradizione alimentare vi tramandate nella vostra famiglia? La tradizione che usava mia mamma a Natale erano gli struffoli. Insieme a sua nonna e le sue sorelle preparavano gli struffoli. Mia mamma aveva il compito di allungare l'impasto e poi tagliarlo in pezzi. Invece mia zia metteva il miele bollente sopra e per non scottarsi metteva le mani sotto l'acqua freddissima. E inoltre mia mamma e mia zia mettevano i diavolini, cioè i zuccherini colorati. Qual è la tradizione alimentare principale della tua famiglia? La pizza. E quando la cucinate? Ogni domenica. È una tradizione di tutti gli italiani e la mangio insieme alla mia famiglia, insieme ai miei fratelli. La mia pizza preferita è la riavola. Qual è la tradizione alimentare della tua famiglia? Ogni anno a Carnevale mangiamo sempre il sanguinaccio, le chiacchiere e le castagnole. Queste cose le cucina sempre mia nonna. Quali sono? Ti piacerebbe cucinarle quando sei grande? Sì, Qual è il tuo preferito? le chiacchiere. Che ricette hai portato? Ho portato la pizza fritta. Mia mamma mi prepara la pizza fritta d'estate verso il sabato sera. Infatti, il sabato sera ci riuniamo in famiglia e iniziamo a mangiare la pizza fritta. Mia mamma forma un impasto e poi lo metti a friggere. Prepara gli ingredienti e mette sulla tavola il lievito, l'acqua, la farina e il sale. Mentre l'impasto si frigge, mia mamma prepara la salsa e mette i pomodori dentro una pentola mentre li cuoce. Aspetta 5-10 minuti, poi inizia a schiacciarli e girarli. Quando l'impasto si fa d'oro, lo tira fuori dalla friggitrice e quando i pomodori sono belli succosi, li prende, spegne il fuoco e poi mette la salsa sopra alle pizze fritte.
tradizione alimentare che hai portato oggi della tua famiglia? Gli struffoli di Natale. Io con mia nonna e mia sorella facciamo gli struffoli di Natale. Gli ingredienti sono burro, latte, farina, zucchero, sale e acqua. Prima si impastano tutti gli ingredienti e poi si lascia in frigo per mezz'ora. Dopo io faccio piccole strisce sottili e mia sorella con le strisce fa delle palline. Poi si mette l'olio sui fornelli e si lascia bollire. Poi le palline vengono fritte e si mettono con il miele e lo zucchero. Qual è la tradizione alimentare che hai portato oggi della tua famiglia? Io oggi ho portato le crepe. Mia mamma mi ha raccontato che ogni domenica o sabato o venerdì fa le crepe. L'impasto è fatto di sale o zucchero, 2 bicchieri di farina, 2 uova e 2 bicchieri di latte e poi 2 bicchieri di zucchero o sale. Poi dobbiamo mettere l'impasto nel frigo per 10 o 15 minuti e poi dopo questi minuti aspettati dobbiamo mettere l'impasto in una padella e aspettare 5 minuti che si cuocano. Le fai anche tu con la tua mamma? Sì. Che tradizione alimentare hai portato della tua famiglia? Torta di mele. La torta di mele è buona da mangiare. Ogni domenica noi la cuciniamo. Io e mamma sappiamo fare tutto, tranne che io non posso, prendere, tagliare le mele. Perché non posso tagliarlo, se no mi faccio male il dito. Qual è la tradizione alimentare che hai portato oggi della tua famiglia? Allora, visto che mia mamma sa che a me e a mia sorella piacciono molto i dolci al cioccolato, ogni fine settimana ci prepara un prestofatto a forma di ciambella. Per gli ingredienti usa 200 g di farina, 4 uova, 120 ml di olio, eccetera. Alla fine mamma mette per 40 minuti il dolce nel forno e dopo ce lo mangiamo. Quale tradizione hai portato della tua famiglia oggi? Oggi ho portato la pasta al gradello, che la faceva mia madre con mia nonna a casa di mia nonna. Si fa con il latte 1 litro, burro 100 grammi e 3 cucchiai di farina. Poi si prepara la pasta e si scola al dente. Si taglia la provola a cubetti e si taglia anche il prosciutto. Si mette tutto in una scodella, in una ciotola, poi si cuoce per 20 minuti al forno e poi per altri 5 al gratello. Che tradizione alimentare hai portato oggi della tua famiglia? Allora, noi di solito il sabato, la domenica ci raduniamo, facciamo pasta al ragù. La prepara mia nonna, io l'aiuto ad apparecchiare. Ci raduniamo tutti intorno al tavolo e raccontiamo le cose belle che abbiamo fatto questa settimana. Quale tradizione hai portato oggi della tua famiglia? Io della mia famiglia oggi ho portato pasta e ragù. La cucinavano mia madre e mio padre con i miei nonni. E mio padre cucinava con i suoi genitori anche il panettone fatto in casa con gli ingredienti del giardino. Ricetta da tradizione preparate? Allora, mia madre mi ha raccontato che da bambina, spesso la domenica,
andava a casa dei suoi nonni e la nonna già dal sabato sera preparava un pentolone con le polpette e il ragù. Quando la domenica arrivavano con i suoi cugini, i suoi zii, i suoi genitori, correvano subito dalla nonna a prendere dei pezzetti di un pane per inzupparli nel ragù.